Arriva un momento in cui ti si scaricano le batterie. Desideri solo staccare dalla routine, uscire dal casino che ti perseguita e tornare a sorridere per più di 10 minuti al giorno. Guardare la tua vita da una prospettiva diversa e capire se stai camminando nella giusta direzione. Mi hanno parlato di un posto fantastico, un posto che ti cambia la vita. Un posto in cui un sacco di persone cercano grandi risposte, dove non ci sono problemi, incazzature o preoccupazioni, dove puoi confrontarti con te stesso, con gli altri e perfino con Dio. È il Cammino di Santiago de Compostela, un percorso in grado di aprire la tua mente, il tuo spirito e il tuo cuore. Questa prima parte di viaggio la sto facendo praticamente da solo, ma in realtà non mi sento neanche solo perché ci sono delle giapponesi dietro. Ho fatto un pezzo, c'era una coppia tedesca, si sono fermati al primo rifugio, penso a una manciata di chilometri dalla partenza, era stremati. E qua vedo già altra gente, sembra un posticino carino per fermarsi a fare una pausa. Allora, mi lascio le spalle roncisvalle. Ieri sera ho avuto il piacere di scambiare qualche parola con Sara, una ragazza di Milano che fa l'artista, ballerina, e mi sembra una ragazza molto colta, poco preparata per il cammino, cioè non che ci sia bisogno di prepararsi granché in realtà, e nonostante tutto l'ho trovata poco preparata. Abbiamo parlato di cose non banali, ecco, una cosa che ho riscontrato qua, che nonostante uno dica sì, lo voglio fare per la passeggiata, capito, per il paesaggio, eccetera, quando ci si trova a parlare non si parla mai di cazzate. Wow, figata. Soprattutto meno male che c'è il sole, perché ho i vestiti appesi sullo zaino, sono ancora fradici, li ho dovuti lavare stamattina, non c'era niente per asciugarli. No, comunque penso che mi stanno iniziando a capire cos'è il cammino, nel senso, sono le persone che lo fanno che lo fanno diventare un cammino spirituale, lo fanno diventare un cammino religioso. Non è il cammino, mi sono definito, ho realizzato, ho concepito questa cosa, un foglio bianco, ecco, io sono un foglio bianco da un titolo. Il mio titolo è Back for Nepal e sotto una pagina completamente bianca. Ognuna di queste persone che trovo hanno la possibilità di lasciare un segno, hanno in mano tutti un pennarello di colori e tratti diversi e possono lasciare un segno, che sia un segno grande, un segno piccolo, una scritta, una frase, una dedica, qualsiasi cosa. Bon Appetit. Sì. Das ist genau das Richtige. Ganz so weit. Tunfisch, ne? Yeah. Valuterò, arrivato al paese che adesso non mi ricordo, se fermarmi, che è dove la guida che ho mi suggerisce di fare la tappa, e avrei percorso altri 22 km che si vanno a sommare ai 25 di ieri, oppure, visto comunque che è presto, magari vado avanti, faccio ancora qualche chilometro. Dipende, perché quasi quasi aspetto Sara. Comunque questa parte è abbastanza dura.
Adesso ritiro su baracca e burattini, mangiato qualcosa ho mangiato e si riparte. Sono stato un babbo oggi e sono arrivato molto presto, ma mi sono dimenticato di andare a chiedere per i posti letto e sono rimasto senza. Allora abbiamo piantato la tenda, sono con 3 ragazze israeliane e una austriaca, le quali mi hanno appena dato una fantastica notizia: domani mattina alle 6 comincia a piovere e la mia tenda non è attrezzata per stare sotto l'acqua, quindi mi devo sbrigare, svegliarmi molto presto e fare su tutto. Ogni qualvolta io incontro qualcuno, mi sorride, prima cosa, e mi dice buon cammino, hola, hi, come stas, 1000 cose, ma soprattutto mi sorride. Cioè, se io penso a quando siamo, ma non dico tanto, cioè proprio anche solo nella nostra città, che stiamo facendo 4 passi, incontriamo qualcuno che conosciamo, non conosciamo, e lo salutiamo. Come lo salutiamo? Uè, ciao, musi lunghi. Cazzo c'è ad essere triste? Figa, noi siamo qua che stiamo camminando, fiacche, cose, la prima cosa che... Cioè, la gente dovrebbe essere qua a tirare bestemmie, invece qua a pregare. Cioè qua, se la gente si alza la testa, ti saluta, che se non sta attento dove mette i piedi finisce con un sasso fra i denti, e nonostante tutto alza la testa, ti fa un bel saluto, ti dice come va, ti dice buon cammino e ti sorride soprattutto. Buonanotte, qua è già tardi. Allora, sulla rotta per Pamplona, stamattina abbiamo buscato l'acqua, era previsto però in tenda, quindi sveglia alle 5 per via della pioggia e resettare tutto al volo. Ho le ginocchia che fanno un male devastante, era previsto perché era per la prossima settimana probabilmente. Sono dovuto venire fino alla farmacia aperta 24 ore su 24, che sta lontanissima, perché come un babbo mentre aspettavo per fare colazione fuori dai bar che non apriranno perché è domenica, mi sono messo a intagliare il bastone e mi sono tagliato di brutto perché mi si è chiuso il dito dentro il coltello. Che sfacchinata! È più di là che di qua, Guido. Ma cazzo no, però... No, nel senso più a Santiago che a San Gian. Io sono a Ibiza. Siamo arrivati all'Alto del Skerdon, un bel viaggio che ho percorso per la prima parte con un ragazzo italiano che era con Sara in condizioni pessime. Un bel paesaggio, un bel panorama, la posizione poi da qua in alto è privilegiata, insomma. They're so sweet. Oh my gosh. Yeah. A week ago? Wow. Where did you find the stick? I picked it up in Roncesvalles, was a tree. I cut it and I started to... Very cool. Yeah. La rete come si dice? Net. The net, Yeah, that's yeah, the net. yeah, I heard un tuono. Boom, Thunder. the thunder, Yeah. boom. I said, what? And the rain was on my face. I said, oh! Because we were in... Oh, come on, you're there. tired. Yeah, give me. Don't hurt yourself. Just hop on my back, come Yeah. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Nel primo albergo abbiamo trovato un sacco di gente che conoscevamo, abbiamo deciso di fermarci lo stesso anche se era pieno e abbiamo chiesto
se avevano posti, mi ha detto ovviamente di no, ma se volevamo, allora MC ha chiesto di poter dormire per terra e la signora ha risposto, no, se volete però, se avete una tenda potete dormire in giardino, comunque 3 euro ci stava, va bene, non è un giardino, il giardino è questo. Un pollaio, anche un giardino e siamo qua a dormire. Tra poco andiamo a mangiare con Lady, la ragazza brasiliana con cui che ho conosciuto a Pamplona insieme a Patrick, MC, l'altra ragazza brasiliana di cui adesso non ricordo il cognome. Andiamo a cucinare qualcosa tutti insieme. I need, hello. I need, To open the bottle? Yes. Where you come from? Australian. Australia? This is Australian cuisine. No. No? How is pasta? Do you wanna marry me? Spero che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Monello. Buen camino. Buen camino. Buenos días, señor. Hola. Yesterday, country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, so take me home. Country roads. Cabrones. Nulla per chilometri e chilometri. Sarà un'ora e mezza che cammino senza un'anima viva attorno. Je suis française, je m'appelle Noëlla, mon âne s'appelle Paquito, mon âne a 10 ans. J'ai fait 3 chemins du El Camino. J'ai fait le chemin français, le chemin portugais et le retour sur le El Camino del Norte. Et cette année, je voulais faire l'expérience avec un âne parce que c'est un bon compagnon, ça porte les voyages, ça porte les bagages. Mais là, je ne vais pas à Santiago cette année parce que je suis déjà allée 2 fois. Et je vais faire le El Camino del Norte, c'est-à-dire vers Los Condos. Le Cerrón. C'est une ville Oui. un peu plus loin qui s'appelle Los Condos. Oui. Et je vais prendre une route, une petite caractère qui va m'emmener vers la mer. Parce que Paquito n'a jamais vu la mer. Oh, la première fois de La Paquito. première fois qu'il va voir la mer. Et oui. Donc c'est pour ça, après, une fois qu'on va être sur la mer de l'Espagne, je vais descendre toute la costa portugaise, Porto, Porto, oui. Lisbonne, Lagos. Je vais revenir sur Séville, Barcelone. Ah, très long. Je vais revenir sur la France par le Oui. Portus. Et je vais revenir sur le point de départ, qui est Ok. les Pyrénées Les Pyrénées, oui. Atlantiques, par le GR10.
Et d'où vous êtes parti? Je suis partie de Akous. À Kous. Parce que l'été, je suis bergère, avec un berger. Moi, je fais fromage. Et donc, ça fait 3 mois que j'ai acheté Paquito. Donc, on est habitués tous les deux. C'est un très bon compagnon. Il porte bien, il marche bien, Se comporte bien. il se comporte bien. Il aime la liberté. Ah, você quer ouvir a história? Sì, prima. Há 3 anos Sì. sofri um acidente muito sério, em que sabia que ia haver o acidente. Eu recebi uma informação dizendo que prepara que tu vai ter um acidente sério, mas não vai morrer. Ah. E no dia fui viajar numa van, sabe o que é van? Una? Uma van, um autobus pequeno, Ah, ok. 15, 16 passageiros. E estava completa a van, 15, 16 pessoas, e um choque com uma carreta. Sabe, carreta? La carreta, a macchina. Sì, sì. Isso. E morreram 11 pessoas. Ah. Morreram 11 pessoas de imediato. E eu vivo, mas com uma lesão, eu tive uma lesão de morte súbita. Explosão da cervical. Pescoço, que primeira aberta para... È rotta. Não foi... Foi explosão, quer dizer, várias fraturas, não foi uma fratura. Era para morte súbita. Chega ao hospital, médicos não sabiam como estava vivo. E aí diziam que eu em coma, quando acordasse, se eu não morresse aqueles dias, ficaria tetraplégico. E acordo com todos os movimentos. Acordo com todos os movimentos. Muitas fraturas no rosto, a perna esquerda quase tinha que ser amputada. E quando acordo, ouço a voz me dizendo: agora tu tens que fazer o caminho de Santiago. Uma voz dizendo em meu ouvido. Así que acordo de coma. Que mi mechero no tiene piedra, quien pudiera pintar olores ya en la arena, primo. Veneno negro yo llevo y en la sangre, y en mi brazo llevo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo pa' la calle, y me lanzo pa' la calle, y me lanzo pa' la calle, y me lanzo pa' la calle. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cómo va el camino? ¿Bien? Sí, bien, bien. ¿Los pies? No, no mal, no mal. ¿No mal? No, no, va muy bien. ¿Eres señora? Albraje. Aquí. Pues me caí un poco abierto, tronzado no, pero bueno, parecido. Beh, Pero esto se cura. Bueno, bueno, señora. ¡Hala! Buen camino. Muchas gracias, señora. Bueno, Adiós. adiós. Oh! Jeremy, here is the club. Oh yeah! Stiamo lasciando Leon, un po' di break, siamo goduti un po' la città la sera e questa mattina. Siamo carichi ma un po' tristi perché ci lasciamo alle spalle un membro del gruppo che si era creato, Jeremy. Arrivo, I'm coming! Sono rimasto indietro come al solito. Voglio mandare un abbraccio a questo ragazzo con il quale abbiamo condiviso delle belle esperienze. Per esempio ho camminato di notte e ho trovato 2 gay che scopavano dietro un cespuglio ed è stato esilarante. Adesso usciamo dalla città, ci ributtiamo nella Mesetas in mezzo alle sterpaglie.
Mi trovo a Fonsebadon, un paese che sta a circa 1000 metri di altitudine, e per la prima volta ho l'occasione di vedere quanta strada ho fatto. Quella che vedete alle mie spalle, qui, è la Cruz de Hierro. I pellegrini, quando iniziano il loro percorso, si mettono in tasca un sasso e, quando arrivano qui, lo depositano alla base della croce. Rappresenta un peso che il pellegrino si porta dietro durante il cammino e, grazie ai momenti di riflessione, di preghiera, di raccoglimento che ci sono durante questo percorso, appunto, lo va a depositare alla base di questa croce e se ne libera finalmente. Io, durante il mio cammino, sono portato dietro questi due sassolini. Uno è legato alla mia iniziativa e vuole rappresentare quelli che sono i dispiaceri che sono accaduti alle famiglie colpite dal terremoto in Nepal, e l'altro ovviamente, vabbè, sono qui anche perché lo sto facendo io il cammino in prima persona e sono qui anche per me, e vuole rappresentare quelle che sono magari tutte le minchiate che ho fatto, e se potessi fare un video delle mie minchiate stareste qua seduti un'ora ad ascoltarlo. Veramente io qua sto morendo di freddo e mi sa che devo farmi uno shopping aggressivo al prossimo paese, perché non si può andare avanti così. Sono a 1400 metri, c'è la brina per terra e sono qui vestito da spiaggia, cioè ho un pochino toppato l'abbigliamento in questi giorni. È completo? Il municipale sì. E non ce n'è altri, mi hanno detto. Madonna. Più ci si avvicina a Santiago e più si perdono pezzi lungo il cammino. Chi per necessità del proprio volo corre e va avanti, chi perché ha tempo rimane indietro e invece comunque rimane. In questi momenti ti rendi forse conto che lungo il cammino questi addio fanno molto più male delle ginocchia, delle caviglie quando attraversi i Pirenei, fanno più male dello zaino quando vai giù per le discese. Forse questo è la parte del cammino un po' più difficile. Fa male la pioggia! Fa male! Aia! Oh. In questi giorni ho imparato un sacco di cose. Ho imparato che lo spagnolo non esiste. Esiste il basco, il castigliano, il catalano, il gallego, l'andaluso, l'asturiano, ma non lo spagnolo. In Spagna puoi mangiare le uova con tutto, ma non nella carbonara, lì ci va la panna. Un hamburger senza l'uovo è solo un fottuto panino. La mattina non ti svegli presto per trovare posto all'albergo successivo. La mattina ti svegli presto per essere il primo ad andare al bar, a fare colazione e di conseguenza ad essere il primo ad usare il bagno. Sorridere fa bene ed è gratis. A settembre in Corea non c'è traffico. L'alba in foto non sarà mai come nella realtà. Cantare è il miglior modo di condividere un'emozione. Le differenze ci rendono unici, non diversi. Non sei tu a trovare le persone, sono loro che trovano te. Non importa dove vai, ma con chi sei. Non dare mai per scontata la compagnia di qualcuno.
Durante il cammino piangerai. La salita è peggio della discesa. La discesa è peggio della salita. Camminare in pianura è una merda. Dopo 30 giorni di cammino, molta fatica, molto dolore e molti amici, sono arrivato a Santiago. Penso di dover ringraziare per essere qui il signore che il primo giorno a Saint-Jean-Pied-de-Port mi ha indirizzato verso Santiago e non verso Parigi. So much weight, man. Para Leiji, Marcellum Cabron. Marcellum Cabron. Marcellum Cabron. Thank you. E para... Thanks for sharing a little bit of your life with me. This deep and perfect life called Camino de Santiago. L'obiettivo adesso è Finisterre, arrivare all'oceano, danno brutto tempo, spero di vedere il tramonto perché non ho voglia di farmi altri 100 km. Ok, c'è un idiota dietro. Chi molla è perduto, non si molla un passo. Così, quando tornerò a casa, cercherò di ricordarmi di portare un paio d'uova quando andrò al McDonald's. O di arrivare presto al bar se deciderò di fare la colazione fuori. Magari ricorderò anche di posare il cellulare e dispensare qualche sorriso in più. Di tornare a parlare perché condividendo 33 giorni della mia vita con persone provenienti da tutte le parti del mondo, ho scoperto cose che in 25 anni di vita avevo ignorato. Sicuramente, quando tornerò, non scorderò mai le persone che con me hanno condiviso questo viaggio. Say some words. I wrote yesterday, it's the time maybe, I don't know, but my Camino's family. My English is not so good. Because of this, I wrote something that I want to tell you. Before I left the Camino, I need to say how important you are and why I love you. Now I am the most grateful people in this world only because I met you. I learned a lot with each of you, my Cadenas family. In the beginning, I met Patrick. And Patrick, I love you. Since the day that you cried with me and sing into the church of the open heart, the Baudicano. This church is like your heart, so big and open for all the people. Beatrice, you are not here, but I have to tell about you. You are my oldest sister that I never had. You are not a boring person. You are great, brave, and very courageous woman. Sorry. Later, Marcello appears, and I love you, Marcello. Why? Why? Because you are this happy person who brings happiness for all the way and stay with me in all the moments, in the sadness and in the happiness moments.
Larka, I love you. Me too. You are the kind of woman that I want to be in my future. I really think that you will be a millionaire only because you deserve this. You are best that you think that you are. Jeremy, you are not here as well, but I'm so thankful for you had been my way. My partner of good books and good sunrises. Nito, my dear Peruvian Irishman. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I love you because your heart is always open. You are the kind of friend that I always say yes. Let's drink a beer, yes. Let's eat a bocadillo, yes. And I don't know why, but I know that if I have any problem and need to talk, I can and must call you. Paul is not here, but my younger brother that I never had, I also love you. You are the personification of energy and never let it go away. I think that you will be a great and successful man if you know how can use this. About Kate, she's not here because she is a little bit sick. But Kate, my little sister, I love you, not because you speak Portuguese, but because you have a kind and happiness Brazilian heart. So, and you love yourself now. Yeah, so it's the last day, but I expected from my heart that we met again in this life. Please come to Brazil when I invited you for my wedding. Or before this, if you can. Yeah. Thanks for sharing a little bit of your life with me. This deep and perfect life called Caminho de Santiago. Muchas gracias. A little word. Muito obrigado. Oh, de nada.